La bella addormentata. C'era una volta, tanto tempo fa, in un regno molto lontano, un buon re con la sua regina. Avevano una bellissima figlia appena nata. Il re e la regina organizzarono una grande festa dove una buona fata diede la sua benedizione alla bambina. «Sarai sempre buona, bella e gentile», disse. Ma subito tutti udirono una forte voce. Una vecchia fata cattiva apparve con uno scoppio nella stanza. «Oh no, non lo sarà! Perché non mi avete invitato alla festa? Disse. «Ecco la mia maledizione. Quando la principessa compirà 16 anni, si pungerà il dito con il fuso di un arcolaio e morirà». Così la vecchia fata cattiva scappò, lasciando la stanza così velocemente come era arrivata. Il re e la regina erano veramente sconvolti. La buona fata era restata in disparte quando disse: «Non posso cancellare quanto detto dalla strega cattiva, ma posso migliorarlo. La principessa non morirà quando si pungerà il dito, ma si addormenterà in un sonno profondissimo finché un principe non la sveglierà con un bacio». Ma il re vietò a chiunque di usare gli arcolai, così sua figlia non si sarebbe mai potuta pungere il dito con un fuso. Gli anni passarono e quando la principessa compì 16 anni, un giorno, camminando nella foresta, vide una vecchia signora seduta a filare un tessuto con l'arcolaio. La principessa non aveva mai visto la ruota di un arcolaio prima. «Posso provare?» «Ma certo, tesoro mio», rispose la vecchia signora, che in realtà era la fata cattiva. Ma nel momento in cui poggiò il dito sul fuso, cadde a terra in un sonno profondissimo. Così la fata cattiva riportò la principessa al palazzo reale. La principessa giaceva nel suo letto e la fata buona lanciò un incantesimo su tutto il regno, facendo addormentare tutti, come la principessa, così che al suo risveglio non fosse rimasta sola. Passarono molti anni, quando un giorno un principe, proveniente da terre lontane che si era perduto nella foresta, arrivò nel regno addormentato e vide il palazzo coperto di foglie e piante rampicanti. Il principe usò la spada per tagliare le piante e così riuscì ad entrare nel palazzo. Stavano dormendo tutti. Subito trovò la principessa addormentata nel suo letto ed era così bella che la baciò. Allora lei aprì gli occhi. «Tu devi essere il mio principe», chiese, e aveva ragione. La maledizione del fuso dell'arcolaio era stata spezzata. Uno dopo l'altro, gli abitanti del palazzo e di tutto il regno si svegliarono. Il re e la regina erano così felici e anche la fata. Subito ogni cosa nel regno tornò alla normalità. Il principe e la principessa si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.